Ma perché insisto così tanto su tutto questo discorso della percezione della realtà? Il motivo è che la percezione della realtà influenza noi in tutto quello che facciamo nell'interazione con l'ambiente e nell'interazione con gli altri. Dopo una lunga riflessione sono arrivato a capire che spiegare tutto questo a livello teorico è veramente difficile. E quindi ho preparato per voi due scene. Vi chiedo di cercare di capire che cosa funziona e che cosa non funziona in ciascuna delle due. Ah, dimenticavo, prima di lasciarvi questo cinema, se vi piace lo spettacolo iscrivetevi al canale, mi aiutate a portare avanti il progetto e mi date quella giusta motivazione che serve. Grazie. Buongiorno dottore, come va? E che me lo chiede a fare? La guerra, la pandemia, il costo dell'energia, cazzo, mancano solo le cavallette. Vabbè, dottore, se iniziamo così, scusi, non era lei che diceva che l'imprenditore è il capitano che nella tempesta Leonore, io tiene la capì, barra ma dritta? che Mi è venuto a fare un corso di motivazione oggi, scusi, eh? Veramente sì. O meglio, voglio presentare un'opportunità straordinaria per far crescere lei, il suo team, ma lasci stare il mio team, un branco Anzi, sa che le dico, stan bene loro, contrattino, stipendio e adesso a dicembre, come diceva quello, una feccia, due cinghiali, ma dottore, andare Scusi, va? su questo non sono d'accordo. I suoi collaboratori sono l'interfaccia della sua azienda con i clienti. Smettiamo di investire e di credere in loro e ci arrendiamo a nemici che sono già più forti di noi. Scusi. Già Claudio, lei ha ragione, ma guardi che qui secondo me la partita è già persa, eh. Sotto pandemia l'e-commerce ha preso il 35% di quota di mercato nel settore. Adesso, finito, è passato l'ambaradan, consolidano ancora un più 25 di quota di mercato l'e-commerce rispetto al 2019. Di che stiamo parlando? Dottore, ma è proprio per questo che dobbiamo fare qualcosa. Eh, io non sto parlando solo di un progetto di crescita dei collaboratori, sto parlando di un progetto che supporti lo sviluppo della redditività dell'impresa, riuscire a tenere testa a competitor che sono più forti di noi e che richiedono lei una che c'ha la risposta bacchetta strutturale. magica, lei. Claudio, ascolti, io lo so che lei è bravo, e creda, questo non è il momento. Prenda lì su le cose che facciamo sempre, che faccio da lei, che ne ho bisogno, va. Dia retta. Buongiorno dottore, come sta? Insomma, la pandemia, il costo dell'energia, la guerra, E mancano solo le cavallette. vabbè, Leonore, ma lei chi ce l'ha mandato oggi, scusi, eh? Dottore, oggi sono qui per presentarle una cosa che se son pessimista come lei, come minimo, le cambio la giornata. Ma, dottore, se io le presentassi un progetto che le consente di vendere al banco, a quei collaboratori, quello che lei compra, categoria per categoria, un sistema che nell'insieme le consente di monitorare redditività per collaboratore, dentro, giù, fino alla categoria merceologica per categoria merceologica, e io le risponderei, ma quanto mi vuol far tirare fuori? Ecco, bravo, parliamo di costi. Lo sa che PNRR finanzia un piano di formazione sui collaboratori con abbattimento del 50% del costo orario dei suoi collaboratori per tutte le ore dedicate alla formazione? Sì, ho sentito qualcosa. Dottore, lei ha bisogno di un consulente quanto io ho bisogno di un cliente che continui a rimanere competitivo. Mai come oggi, io e lei siamo stati nella stessa barca e remiamo insieme nella stessa direzione. Che ne dite se ci rivediamo lampo i momenti salienti e individuiamo magagne e cose fatte bene? Eh? Buongiorno dottore, come va? E che me lo chiede a fare? La guerra, la pandemia, il costo dell'energia, cazzo, mancano solo le cavallette. Vabbè dottore, se iniziamo così, La partenza non è delle migliori. Al di là dell'accento che mima un po' l'accento nordico del cliente, quando il venditore, come poi vedremo, è del centro Italia, diciamo, di Roma, sostanzialmente. Ma poi c'è anche la domanda come va.
E un cliente, soprattutto spaventato, ma in generale spesso un cliente che vuole magari tenere a distanza il venditore, gioca molto sul fatto che le cose vanno male e quindi chiedergli come va è pericoloso e delle volte tira fuori l'atteggiamento più pessimista da parte del cliente. Scusi, non era lei che diceva che l'imprenditore è il capitano che nella tempesta deve Leonardo De tenere la Pri, barra ma dritta? che E mi è venuto a fare un corso di motivazione oggi, scusi, eh? Il proseguio invece è un completo disastro. Non possiamo riprendere un cliente a casa sua, no, rimproverandolo appunto di sta iniziando col piede sbagliato. Quella frase però è indice proprio della sensazione di malessere del venditore di non essersi trovato sulla stessa lunghezza d'onda col cliente, di aver trovato una situazione molto diversa rispetto a come se l'aspettava. Veramente sì. Meglio, voglio presentare un'opportunità straordinaria per far crescere lei, il suo team. Non possiamo praticamente mai, a mio giudizio, però un mio giudizio personale, andare da un cliente e dirgli chiaramente che noi abbiamo da insegnargli qualcosa, perché questo è difficilissimamente digeribile da parte del cliente. Magari al cliente abbiamo da insegnare qualcosa, ma quello dobbiamo riuscire a passarlo, no? In maniera molto più sottile, molto più come uno scambio, no? Come dei coach. Il cliente insieme a noi apprende perché è lui che apprende, non perché noi gli stiamo insegnando. Ma lasci stare il mio team, un branco di. Anzi, sa che vi dico, stan bene loro, contrattino, stipendio e il resto dicembre, come diceva quello, una freccia, due cinghiali, ma dottore, Però, andare, scusi, va? su questo non sono d'accordo. I suoi collaboratori sono l'interfaccia della sua azienda con i clienti. Smettiamo di investire, di credere in loro e ci arrendiamo a nemici che sono già più forti di noi. Scusi, Claudio, lei ha ragione, ma guardi che qui secondo me la partita è già persa. Sotto pandemia l'e-commerce ha preso il 35% di quota di mercato nel settore. Adesso, finito, è passato la Maradà, consolidano ancora un più 25 di quota di mercato l'e-commerce rispetto al 2019. Di che stiamo parlando? Dottore, ma è proprio per questo che dobbiamo fare qualcosa. Io non sto parlando solo di un progetto di crescita dei collaboratori, sto parlando di un progetto che supporti lo sviluppo della redditività dell'impresa, riuscire a tenere testa a competitor che sono più forti di noi e Ed in effetti, quando poi inizi a presentare il servizio, che è un servizio che offriamo realmente come consult trainer insieme alle agevolazioni fiscali che il venditore avrebbe voluto cercare di dire, risentiva ormai di tutto il disallineamento che c'era tra lui e il cliente e quindi nella poi prospezione, no? Nella presentazione del prodotto o servizio non è riuscito a essere sciolto, naturale, ottimista, positivo, perché aveva risentito di tutta quella falsa partenza in fondo. che richiedono lei una che c'ha la risposta bacchetta strutturale. magica, lei. Claudio, ascolti, io lo so che lei è bravo, mi creda, questo non è il momento. Ultimo, frutto sempre del misunderstanding iniziale è ma che c'ha la bacchetta magica. Il venditore non è riuscito a interpretare che quella battuta, o che poteva sembrare antipatica o quello che volete, era in realtà la più classica delle obiezioni richiesta di ulteriori spiegazioni, perché la trattativa poteva essere partita col piede sbagliato, ma qualcosa di quello che aveva detto il venditore aveva in realtà incuriosito quel cliente pessimista e preoccupato per il futuro. Il venditore, risentendo emotivamente di tutta questa avvio difficoltoso e poi non è riuscito a dare il giusto significato a quell'obiezione e prendere quella obiezione per in realtà iniziare a spiegare ancora meglio il servizio, come si costituiva e cosa la sua offerta era in grado di portare di buono al cliente. Buongiorno, buongiorno dottore, come sta? Venendo al secondo caso, già l'avvio è diverso. Piccole cose, ma spesso sono le piccole cose che fanno la differenza. Usando il suo dialetto e non copiazzando quello del cliente, che il venditore mantiene la sua identità, e chiedergli come sta è un po' diverso da chiedergli come va. Insomma, la pandemia, il costo d'energia, la guerra, E mancano le cavallette. vabbè, Eleonore, ma lei chi ce l'ha mandato oggi, scusi, eh? Qui vedete il cliente fondamentalmente è lo stesso, è sempre preoccupato, spaventato del futuro e delle sfide che lo attendono. Il venditore
trova questa strategia di un po' di ironia, no, sottile e delicata con cui non prende in giro il cliente, ma tra le righe gli fa capire che in fondo la vita sfide e problemi davanti ce li mettete sempre e se li affrontiamo con un po' di ottimismo, magari ci abbiamo un po' più di energie per affrontarle. Per oggi sono qui per presentarle una cosa che se sono pessimista come lei, come minimo, le cambio la giornata. Dottore, se io le presentassi un progetto che le consente di vendere al banco, a quei collaboratori, quello che lei compra, categoria per categoria, un sistema che nell'insieme le consente di monitorare redditività per collaboratore, dentro, giù, fino alla categoria merceologica per categoria merceologica, e io le risponderei, ma quanto mi vuol far tirare fuori? Ecco, bravo, parliamo di costi. Lo sa che PNRR finanzia un piano di formazione sui collaboratori con abbattimento del 50% del costo orario dei suoi collaboratori per tutte le ore dedicate alla formazione? Sì, ho sentito qualcosa. Dottore, lei ha bisogno di un consulente quanto io ho bisogno di un cliente che continui a rimanere competitivo. Mai come oggi, io e lei siamo stati nella stessa barca e remiamo insieme nella stessa direzione. Quando il venditore si rende conto che questa strategia ironica ha funzionato, no? Il cliente risponde ridendo e senza prendersela, no? Il venditore al punto giusto va a bomba sulla presentazione del servizio e questo è molto importante perché è il famoso passaggio, no? Tra i convenevoli iniziali e poi iniziare a parlare del servizio. Beccare questo momento e coglierlo al volo col massimo delle energie, dopo aver creato la giusta mood, no? Il giusto clima nella trattativa, è molto importante. Spiega molto velocemente come si compone il servizio e la cosa ultima interessante è come no, in chiusura il venditore cerca sottilmente di far notare al cliente come tutte le difficoltà in realtà oggi come mai prima mettono lui stesso e il cliente sulla stessa barca, come a invitare il cliente a fidarsi l'uno dell'altro perché sono alleati in una lotta che è comune. Alla fine di tutto direte, ma che cosa c'entra la mappa e il territorio? C'entra in realtà, perché il vero problema, la vera difficoltà che ha fatto il primo venditore è stata quella, in fondo, di affrontare un cliente che era spaventato e preoccupato per il proprio futuro, come se fosse in realtà invece un individuo ottimista, carico di energie, pronto ad affrontare le sfide del futuro. Questo ha messo cliente e venditore su due lunghezze d'onda completamente diverse e questa differente percezione della realtà ha impedito ai due di riuscire a comunicare e a fare un affare che poteva essere positivo per entrambi. Nel secondo caso, al di là di un po' di mestiere sicuramente, il punto vero è che il venditore ha proprio percepito questa paura, da parte del cliente nei confronti del futuro e ha capito che prima doveva affrontare quella paura. Lui ha scelto quella strategia, ma quando incontriamo un cliente che è spaventato per qualsiasi motivo, se prima, o arrabbiato o quello che volete, se prima non affrontiamo quel problema perché lo abbiamo compreso, poi sarà veramente difficile proporre qualsiasi cosa abbiamo da proporre. Sono davvero convinto che il modo in cui percepiamo i nostri punti di forza, le aree di miglioramento, i problemi, le opportunità, i pericoli, influenzano enormemente il modo in cui interagiamo con gli altri, ma anche il modo in cui ci comportiamo e agiamo ogni giorno in tutto quello che facciamo. Sono anche convinto che il 90% del successo nell'interazione con gli altri dipende dalla capacità di comprendere la nostra mappa, cioè il modo in cui decifriamo la realtà e il modo in cui il nostro interlocutore decifra la sua. Creare congruenza e comunicazione tra due persone significa aver interpretato le reciproche differenze nella visione della realtà. Vi ringrazio. Vi ricordo, se i contenuti che produco vi piacciono, iscrivetevi al canale, tutto questo mi aiuta a produrre, a continuare a produrre contenuti del genere che ho intenzione di mettervi a disposizione in maniera abbastanza continuativa.
Buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao.